Salve amici e bentornati sul canale. Oggi andremo a passare l'estirpatore all'interno del vigneto. Questa operazione la facciamo solitamente in questo periodo dell'anno in cui poi successivamente andremo a concimare la nostra vigna. Dovremo stare molto attenti perché le dimensioni del vigneto sono abbastanza strette, in molti punti passo veramente preciso, comunque ci staremo molto attenti. Utilizzeremo sempre il nostro Carraro e per quanto riguarda invece l'estirpatore ne andremo a utilizzare uno che abbiamo già usato in un altro video, che è un estirpatore della Delex. Ecco qua il nostro estirpatore, come vedete è un estirpatore di circa 1,20 m e lo utilizzo abbastanza spesso anche per fare l'orto e per fare le coltivazioni. Prima di cominciare la lavorazione, visto che per esperienza ho avuto qualche problemino, vado a controllare che tutti i bulloni dell'estirpatore siano stretti nel modo giusto, perché mi è successo a volte di perdere qualche bullone e poi andremo a rischiare di rovinare questo attrezzo, perché poi togliendosi un bullone poi è possibile che qualche ferro vada a convergersi. Ok, i bulloni sembrano tutti messi bene. Adesso andiamo a prendere il trattore, montiamo l'attrezzo e successivamente andiamo a fare la lavorazione. Allora amici, abbiamo montato l'estirpatore, abbiamo messo i punti, terzo punto, e adesso ci prepariamo per andare nella vigna e nulla, vi faccio vedere come mi muovo un po' per svolgere la lavorazione. Allora, eccoci qua nella vigna. Prima andremo a fare i filari dove non ci sono gli ulivi, perché noi nella vigna abbiamo anche gli ulivi, poiché abbiamo il roll bar, che è questo sistema di protezione che serve per non causare problemi al guidatore se ci fosse un ribaltamento. È molto importante, io consiglio sempre di utilizzarlo. E quindi andremo a fare prima i filari dove non ci sono gli ulivi e successivamente smonteremo il roll bar e andremo a fare anche i filari dove ci sono gli ulivi. Dai! Allora, il risultato mi sembra abbastanza buono, come vedete l'attrezzo dovrebbe essere anche regolato abbastanza bene perché lavora nel modo giusto, vedete. Questo lavoro qui serve sia perché così la terra assorbe meglio, diciamo, tutto ciò che gli diamo da mangiare, ovvero il concime, ma serve anche perché in questo modo noi andiamo a aumentare la permeabilità del suolo, quindi quando pioverà non ci sarà un ristagno idrico. Questo è molto importante perché le piante, specialmente la vigna, le piante della vite, non amano i ristagni idrici, ovvero quando si accumula troppa acqua. Allora, per quanto riguarda il trattore invece stiamo utilizzando la trazione, vedete, che è questa, perché così in questo modo quando noi andremo a trovare
una zolla un po' più dura, non andremo a fare slittare la ruota e ci sarà un po' più di supporto anche del mezzo. Niente, ora vi faccio vedere qualche altro video e niente, mi sembra di essere nella giusta via. Allora amici, abbiamo tolto il roll bar poiché ora dobbiamo passare anche in questi altri filari dove ci sono gli ulivi, quindi col roll bar non ci passiamo. Con l'occasione cerco di passare anche qui in questa zona qui dove ci sono gli ulivi, così da smuovere un po' il terreno. Allora amici, ce l'abbiamo fatta, abbiamo appena fatto benzina perché avevo terminato il pieno, perché chiaramente con l'estirpatore consuma di più il trattore e la lavorazione mi sembra venuta abbastanza bene, il terreno non era né troppo morbido né troppo molle, quindi situazione direi perfetta. L'unica cosa che volevo farvi notare è che quando si va a fare questa lavorazione bisogna stare molto attenti agli ulivi, perché gli ulivi hanno le radici superficiali, quindi quando passiamo vicino all'ulivo tiriamo su col sollevatore l'estirpatore onde evitare danni all'apparato radicale, perché poi anche i danni all'apparato radicale si vedono nella parte esterna, cioè questa parte fuori, e chiaramente anche la rogna, che poi è un argomento che abbiamo già trattato, potrebbe prendere il sopravvento. Niente ragazzi, vi ringrazio per averci seguito e ci vediamo al prossimo video. Ciao!